Benvenuti e benvenute in un nuovo video. Come sta accadendo un po' dappertutto, ha fatto abbastanza freddo nelle ultime settimane e questo ci ha limitato un po' sul cantiere. Approfittiamo comunque di qualche giorno di buone condizioni meteo per cominciare a isolare la struttura in cemento nella parte cucina-bagno. Isolare è una parola grossa perché abbiamo solo pochi centimetri per farlo. Ancora una volta usiamo una miscela a base di calce e canapa. Il primo passo è quello di applicare un primo strato aggrappante per favorire la presa meccanica della miscela calce-canapa. Lo proiettiamo molto grossolanamente con una cazzuola. Un gesto non facile da eseguire, ci servirà allenamento sicuramente. Dobbiamo anche posizionare la nostra prima scatola elettrica che sarà incassata nell'isolante. Inizieremo coprendo i pilastri e riempiendo lo spazio tra questi e il muro di pietra. Per fare questo useremo la tecnica della cassaforma.
La miscela è quasi la stessa che per il sottofondo, canapa e calce idraulica, con un'unica differenza di dosaggio per renderlo un po' più aderente. Usiamo una tavola di legno per fare la cassaforma, la riempiamo di miscela e facciamo pressione sui punti sensibili per aumentare la resistenza. Dato lo spessore da riempire e lo spazio un po' angusto, si sceglie di sostenere la cassaforma a mano, senza fissarla. È più faticoso ma più veloce e una volta compattata la miscela si tiene già da sola.
Quando entrambi i lati sono fatti, si procede con il riempimento sopra le travi di cemento. Per questo utilizziamo dei blocchi di canapa che si tagliano al giusto spessore. Per riempire gli spazi rimasti si utilizzano pezzi di blocchi di canapa avanzati e la stessa miscela di prima. Per coprire le travi cambieremo tecnica. Lo spessore da riempire è troppo sottile per questa miscela e ci sarebbero rischi di distacco.
Scegliamo quindi di utilizzare una miscela di canapa, calce aerea e sabbia pozzolanica, che sarà la stessa miscela che utilizzeremo per realizzare l'intonaco termocorrettivo sulle pareti in pietra della parte antica. Il vantaggio di questa miscela e della calce aerea è che è sia più aderente che più elastica, quindi più facile da lavorare. Alla fine avremo un bel patchwork di tecniche diverse di posa, calce e canapa su queste pareti, ma il tutto sarà coperto da un intonaco di finitura. I materiali sono appena arrivati: calce idraulica NHL 3.5 per il futuro massetto e per i nostri intonaci di finitura, calce idraulica NHL 5 per finire il sottofondo, calce aerea CL90S e sabbia pomice 03 per l'intonaco termocorrettivo. Nelle prossime settimane ci si prospetta un programma impegnativo, ma fortunatamente la temperatura dovrebbe permetterci di ricominciare a lavorare in modo più sostenuto. Ed è tutto per questo episodio, grazie per averci seguito e a presto!